La porta chiusa e sbarrata come quella di Miles Vilar. Fenomeno. Fenomeno, 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 fenomeno. Il loop, fenomeno. Ci sono giocatori che ti portano punti. Alla fine della fiera vai a sommare, avere un determinato profilo, no? C'è di mezzo il mare, davvero. E c'è di mezzo Mille Svilar ed è la fase poi difensiva della Roma al netto di alcuni episodi che per forza di cose devi concedere a una Fiorentina assolutamente viva. Fatemelo dire, oggi la Fiorentina raccoglie meno di quello che ha seminato e per un motivo soltanto ben preciso che abbiamo già citato. Continua la marcia inarrestabile della Roma che fa 19 risultati utili consecutivi, se non sbaglio 14 vittorie e 5 pari, ragazzi. E questi numeri oggi portano la squadra in Champions. Al momento, quarto posto, è vero, c'è un Bologna-Juventus, ma potrebbe guadagnare punti da entrambi o a una delle due. E la verità è che se la Roma nelle ultime 3 partite fa 7 punti la porta a casa, e adesso lo analizzeremo, il calendario non è impossibile. Quello che qualche mese fa sembrava davvero qualcosa di fantascientifico, non di irreale, di fantascientifico, sta diventando realtà e si sta materializzando. Ne parliamo un attimino. Prima pollicione in alto come al solito per questo dannatissimo algoritmo che come al solito ha bisogno di questi benedetti like. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, non sto qui a ricordarli. E quindi din don, facciamola suonare per benino sta campanella. E grazie per l'iscrizione anche prima. Tra l'altro mi avete commentato in tanti, porta un video anche sulla Serie B, complimenti alla Pisa. Portare un video sulla Serie B sì, ma il problema è che non seguendola non avrebbe nessun senso, ragazzi. Io parlo di quello che seguo, di quello che vedo, altrimenti vi devo prendere in giro. Va, fa niente. No, complimenti al Pisa, complimenti a Inzaghi, Filippo, che se non sbaglio questa è la terza promozione, vuol dire che sa fare, ha questa peculiarità, questa particolarità. Bravi. E adesso parliamo però di Roma-Fiorentina. Una partita, primo tempo anche bruttina, se mi permettete il termine, ma proprio forse anche in generale perché le due squadre, tatticamente parlando, si sono anche un po' annientate. Nel primo tempo, parliamoci chiaro, due squadre che preferivano che la palla ce l'avesse l'avversario, quindi era questo un po' il giochino. Ci chiudiamo e ripartiamo. L'hanno fatto praticamente tutte e due le squadre. Secondo me l'aveva fatto leggermente meglio la Fiorentina, sfruttando poi un giocatore che, se ho detto fenomeno Svilar, dall'altra parte, ragazzi, la stagione di Ken non è da meno, perché anche oggi sì, magari può fare meglio su qualche situazione, anche nel secondo tempo quel tiro, magari bravissimo Svilare, ma lui poteva magari angolarla di più. Vogliamo andarla a trovare il pelo nell'uovo? Facciamolo. Ma io vedo come battaglia sto ragazzo che nell'uno contro uno salta l'avversario su Selic, fa sportellate, fantastico nell'attaccare la profondità, fa tanto lavoro, ragazzi miei, streccia le difese avversarie come non mai, e la stava per risolvere. Poi se passa avanti la Fiorentina non lo so come va, perché la Fiorentina, ripeto, no, ha fatto la sua partita, ha fatta anche bene. La Fiorentina ha fatta anche bene, al netto delle turnazioni, perché poi qualche giocatore è rimasto fuori, centrocampisti, Gudmundsson, lo stesso Beltran, Adlio Fagioli se preferiti, assente Cataldi, però ha giocato bene, cioè chiaro lo spartito della Viola, che poi nel secondo tempo, visto l'inferiorità, il risultato avverso,
ha spinto, ha messo veramente la Roma sotto e non è riuscita a trovare il gol per dettagli. E prima ho detto Svilar sì, però sarebbe anche, scusatemi, anche solo riduttivo parlare di Svilar, perché la difesa della Roma da anello debole della catena prima dell'arrivo di Ranieri è diventato il pezzo forte, non solo Svilar, proprio la difesa, ragazzi miei, perché comunque anche nella sofferenza ti concede il giusto. È vero, no? Io penso ai primi 15-20 minuti della Fiorentina nel secondo tempo, dove li hanno messi lì. Però se vai a vedere, si esalta in questo stato la Roma, no? Mentre prima non avrebbe mai retto l'urto, no? Invece adesso quasi ribadisco, no? Tira fuori il meglio. La Roma secondo me doveva fare qualcosina in più nelle ripartenze, appunto nel secondo tempo, qualche situazione in Pisilli, Gurnaduat, belle giocate, e poi è mancato un po' l'ultimo passaggio, la giocata, o si sono fatti prendere ingolosire magari dalla conclusione piuttosto che servire il compagno, e magari un dettaglio trascurabile visto che hai vinto, un po' meno se le cose fossero andate differenti, si poteva fare qualcosa in più, ma ribadisco, spartito molto chiaro. E poi vuoi o non vuoi, Ranieri azzecca le scelte, perché adesso mette la coppia Shomuro Dovdovic e sono loro che confezionano il gol. Ditemi quello che vi volete, bravissimo da Angeligno, tutto quello che volete, ma grande intelligenza tecnico-tattica di Shomurodov, che lì, anziché magari girare verso la porta, è quello che può fare un attaccante lì, bravissimo a servire di sponda. Dobbik che si fa trovare preciso, e adesso vuoi o non vuoi segna anche gol pesanti, quindi molto bene. Un po' meno Dobbik nel far ripartire la squadra, appunto, no? In alcune dinamiche, un po' lento, sempre un po' legnoso, però sotto porta deve segnare, se segna va bene, o sbaglio, no? E questo è. La Fiorentina deve dire addio alla Champions, però bene la Fiorentina. Cioè, spero che non venga nuovamente attaccata ripeto, dai suoi tifosi, perché non sarebbe giusto, perché si andrà perché ricordiamolo, poi la Fiorentina è un'altra squadra, oltre all'Inter, l'unica altra squadra italiana che sta giocando qualcosa per l'Europa, direte voi la Conference, ma c'è, la Fiorentina c'è, e se la sta lottando e se la lotterà col Betis. E quindi poco male, anzi molto bene, e questo è la Roma. A questo punto, ragazzi, lo dicevo prima, affronterà l'Atalanta, e credo sia la sfida più temibile, e poi c'è Milan e Torino, ragazzi, col Torino semi in vacanza, e col Milan che pure non è che abbia molto da... È vero, è il Milan, ma non ha molto da dire in questo campionato. Quindi se la Roma fa 7 punti e non è impossibile, ce la può fare. Ce la può fare davvero. E sono lì molto vicini. E in questo momento dove la fase difensiva fa la differenza, la Roma la vedo quasi avanti a tutte le altre ora, eh. La vedo quasi avanti a tutte le altre, perché poi la Juventus oggi affronta il Bologna, ma poi affronterà la Lazio. Il calendario del Bologna, l'abbiamo detto mille volte, è complicatissimo, quindi veramente attenzione, questa è una gara molto insidiosa per la Roma, la centra, e tensione veramente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Rischio.